It's an historic night for Monza as they score 4 goals against Milan and beat the rossoneri for the first time in Serie A. Galliani va via dallo stadio perché comunque lui gli ultimi minuti li soffre. Siamo rientrati, abbiamo festeggiato e volevamo festeggiare anche con lui, ma non c'era. Quindi l'abbiamo fatto chiamare e l'abbiamo fatto ritornare in spogliatoio per festeggiare con lui, perché alla fine Milan, Monza, la storia la conosciamo tutti e quindi era bello festeggiare tutti insieme. Poi sta lo scherzo, buttiamo un po' di acqua, facciamo un po' di casino, si diverte anche lui. Samuele Birindelli knows how much that victory over Milan meant for the former rossoneri CEO Adriano Galliani. The fullback first had contact with Galliani after his Pisa side lost the Serie B playoff final to Monza. Quella finale lì non me la voglio neanche ricordare. È stato strano, sinceramente io non me l'aspettavo. Ho ricevuto la chiamata del mio procuratore che io ero a cena. Mi alzo, vado fuori. Guarda, abbiamo parlato con il Monza, per loro da domani sei un giocatore del Monza. Per te va bene? E io sui due piedi gli ho detto certo, va bene. E il giorno dopo mi chiama il dottore, ti presenta anche, salve, sono il dottor Galliani. E io emozionatissima. Da oggi sei ufficialmente un giocatore del Monza, ti aspettiamo a Monza per le visite. E io incredulo, lo ringrazio. Non sapevo neanche che dire in quel momento, cioè comunque non pensavo neanche mi chiamasse lui per dirmi che sarei stato un giocatore del Monza. 24-year-old Birindelli is only in his second season in the top flight, but his connection with Serie A has long roots. L'anno scorso abbiamo intervistato una persona che tu conosci bene. Samuele è un ragazzo che preferisce giocare da esterno, però anche come quarto, come terzino puro, è migliorato tantissimo nella fase difensiva, in queste chiusure delle diagonali. Purtroppo faccio fatica ad andare allo stadio a vedere mio figlio. Neanche quando giocavo provavo questo tipo di emozione, quindi preferisco stare a casa e vivermela sul divano, perché non so come mai, ma ho un trasporto troppo emotivo, ecco. È vero. Quando stavo a casa mi consigliava spesso, perché comunque quando giocavo a Pisa vivevo a casa con i miei, riguardavamo gli highlights magari della mia partita e mi diceva dove potevo migliorare, cosa facevo bene, non me lo diceva mai, quasi mai. Adesso che ho raggiunto, diciamo, la massima serie, mi dice qualcosina, qualche complimento in più me lo fa. Birindelli's seen the movement of Churia, who finishes for Monza's goal. After spending most of his career at Juventus, Alessandro Birindelli returned to his hometown Pisa, where Samuele grew up and joined the Nero-Blu Youth Academy. He was handed his senior debut by one of his father's former rivals. Here's Gattuso, can he make it count? Gattuso! Per me è stato fondamentale perché ha riconosciuto i valori che mi avevano trasmesso la mia famiglia. Cioè, mi ricordo 2 volte io avevo la febbre, non ero andato neanche a scuola. Lui mi chiamò, mi disse che dovevo andare al campo. Io dissi che avevo la febbre. Lui mi disse no, te vieni al campo. E andai al campo, mi allenai e a fine allenamento venne da me e mi disse volevo vedere che passo hai rifatto, ora per 2 giorni puoi andare a casa e a riposarti. Cioè lui pensava che io fossi magari, sai, uno che non gli fregasse niente, cioè, era tutt'altro anzi. Quindi poi dopo sono stato a casa una settimana morto. His dream of playing in Serie A, done. Of staying in the top flight with Monza, done. Now the only thing missing to make CEO Adriano Galliani happy is a goal in this division. In B ho segnato, se non sbaglio 8 gol ho fatto. E infatti quest'anno avevo fatto una scommessa con il dottor Galliani che avrei dovuto fare almeno 2 gol. Spero di poter mantenere la promessa. The trip to Genoa might give Birindelli the chance to get one of that promised pair. Alberto Gilardino's Grifone, who lost the reverse fixture, would be level on points with Monza if they win. The ball pops up. Retegui! Acrobatic brilliance from the Italian striker.
La partita a Marassi sarà tostissima, proveremo anche lì a fare secondo me una partita oltre di intensità anche di maturità, perché comunque ci vorrà pazienza e non farsi prendere dalle emozioni, perché quando entri in quegli stadi devi stare concentrato, non iniziare a guardarti intorno, ascoltare, perché sennò perdi un po' la bussola dentro al campo. Il mister poi è scaltro, furbo, perché comunque studia tanto l'avversario, conosce un sacco i giocatori, conosce soprattutto gli allenatori. Il mister conosce tutti, quindi saprà anche disinnescare il Genoa.